Praticamente ieri sera si è alzato un vento fortissimo, fortissimo, il mare è in scaduta, un vento di terra fortissimo che ha appiattito completamente il mare, ha pulito l'acqua, finalmente ragazzi, dopo 4 settimane di tempesta, piogge, vento, mare mosso, le mareggiate hanno agito tantissimo e appena si calma l'acqua è il momento di andare a pescare a polpi. Avevo in mente di fare la pescata a polpi con il granchio vivo, però questa è veramente una pescata super improvvisata, quindi non ho avuto il tempo ieri sera di scendere e andare a prendere i granchi. Mi sono svegliato stamattina, ho visto il forte vento di terra e quindi ho detto scendo e provo a polpi. Quindi pescheremo anche oggi con le nostre totanare modificate. Iniziamo con la verde, facciamo qualche lancio frontale, vediamo cosa esce. Dopo 4 settimane di mare, se non si è formato un polpo qui sotto, scandaloso. Scandaloso. Sono comunque fiducioso, vediamo un po'. Tra le altre cose, oggi fa freddissimo e tipo l'altro ieri si poteva stare a maniche corte, cioè assurdo, questo tempo non si capisce. Il lanci su lanci, ma fino ad ora nulla. Siamo in 4 pescatori, 4 stanno pescando i polpi stamattina. Ce ne sono altri 3 poi di là. Però se si dovesse pescare con il granchio, secondo me, buca per buca, se oggi pomeriggio mi riesco a liberare, vado a fare un paio di granchi. Se domani mattina ci siete, ve ne lascio un paio pure per voi, perché poi non è che ce ne siano così assai, se ne trova uno grande e quello è. Ci stiamo spostando da questa parte e lanceremo di traverso perché abbiamo il sole che ci dà fastidio e nel frattempo guardo ovviamente sempre in acqua. Non si sa mai, a volte lo stai cercando fuori e poi te lo ritrovi sotto i piedi. Meno male che con questa soluzione piombo davanti e totanara modificata difficilmente mi incaglio, davvero difficilmente. Una volta che si riesce a prendere la mano nel fare i movimenti diventa tutto molto più semplice. Questo è uno spot dove ci sono pietre ovunque. Ragazzi, non ho capito se è un polpo o è un masso. Boh. Qualcuno l'ha capito? Ah, è un polpo, è un polpo. È un polpo. È un polpo. Bello grosso. Eccolo qui. È un polpo. Bello grosso. Vieni qua. E non ti aggrappare al masso. Vabbè dai, io scendo. Poso la roba qua, non posso mica perdere. Scendo ragazzi, scendo, non fa niente. Vieni qua. Vieni qui. Dove vai? Vieni, vieni. Eccolo qua, ce l'ho. Eccolo. Eccolo qui. Mamma mia, mi sono fatto una trottola zuppa. Oh mamma, si scivola adesso. Eccolo qua, non avevo capito se fosse un cavolo di polpo o un masso proprio al lancio. Eccolo qui, bellissimo. Appena ho lanciato mi sono sentito tipo boom, la lenza tesario. Ho detto ma che... Ovviamente io ho già tolto il becco perché già mi è capitato una mezza volta di rischiare di farmi seriamente male. Questi pesci hanno un apparato boccale micidiale. Tra le altre cose c'è bassa marea. Appena ho visto che stava là ho detto no, scendo di nuovo in acqua, che me ne frega. Pure se siamo a dicembre non fa niente, adesso torno subito a casa e mi vado a cambiare, una doccia e mi cambio. Ma ne vale la pena quando escono questi polpi. La nostra totanara modificata ha colpito ancora. A questa modifica ci sono arrivato dopo che ho perso tanti ma tanti polpi grandi. A volte o il cestello di aghi completamente si staccava dalla totanara, oppure quando andavo a forzare succedeva che staccavo solo dei pezzettini di polpo. E allora dissi no, adesso devo provare a fare una modifica, proviamo a mettere delle ancorette. Poi giustamente siamo giunti a questa modifica qui, dove oltre a ridurre al minimo proprio le possibilità di incaglio, perché le ancorette sono rivolte verso l'alto, ferriamo il polpo e c'è poco da fare, cioè prendiamo molta parte della carne del polpo e quindi difficilmente si stacca a pezzi. In più i rinforzi che facciamo sia dietro che davanti ci assicurano di non rompere in qualsiasi caso la totanara. Ho l'impressione che se non torno a casa immediatamente mi prendo qualcosa
assolutamente devo asciugare i piedi. Proprio il giorno in cui fa freddissimo. Fino all'altro ieri si moriva di caldo. Ragazzi, ma com'è possibile? Stamattina non portava pioggia fino alle 11. Adesso arriviamo giù al porto. Se nel frattempo spiove, ci mettiamo comunque a pescare. Qui la situazione è peggiorata. Meglio non pescare, ma anche perché se dovessimo pescare poi sui massi che sono bagnati, con tutto che abbiamo gli stivali, c'è la possibilità di scivolare perché ci sono parecchie alghe. Quando succedono queste cose non c'è da prendersi collera, perché si chiamano previsioni. Se le avessero chiamate certezze e verità allora sì, ma fin quando si chiamano previsioni, vabbè dai, torniamo a casa su. Tra le altre cose, chi mi segue su Instagram sa che dall'ultima pescata che abbiamo fatto a Polpi sono passati circa 5 giorni, perché siamo riandati a pescare in notturna insieme a Valerio, un mio amico di comitiva e un suo amico di università che ci teneva tantissimo a conoscermi, comunque in generale a farsi una pescata ad Edging, e abbiamo preso un altro bellissimo polpo. Ovviamente ragazzi, il video finale su YouTube è solo la punta dell'iceberg di tutto quello che accade durante tutta la settimana. Ecco perché vi dico sempre di seguirmi su Instagram. Quindi poi alla fine, visto che tra domani e dopodomani il tempo davvero si metterà male, ricomincerà a piovere e a fare maltempo in generale, mare mosso, volevo approfittare almeno di stamattina per fare l'ultima pescata, però non ci è andata bene. In ogni caso ragazzi, come al solito, continuate ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, continuate a seguirmi su Instagram, vi lascio qui sotto in descrizione tutti quanti i link per trovarmi sui social e io vi do appuntamento in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao! With some pit, man.